Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Un paio di settimane fa vi abbiamo mostrato in anteprima la presentazione della by FCA, ovviamente della nuova Fiat Panda. Stiamo parlando della nuova utilitaria o comunque della classica utilitaria di Fiat che per i suoi 40 anni si rinnova con tante nuove versioni, con delle versioni interessanti per la vita cittadina, per la vita un po' più avventurosa, ma anche per chi si sente più dinamico. Sto parlando dell'auto che andremo a configurare oggi, la nuova Fiat Panda Sport. Non esitiamo ancora. Eccoci sul configuratore di FCA dove possiamo vedere tutti i nuovi modelli che è possibile configurare. Abbiamo la 500 berlina, la 3+1 e la cabrio. Non temete, vi abbiamo anche parlato della 500 berlina tra virgolette base e iscrivetevi al canale perché la troverete in una delle prossime configurazioni. Ma andiamo un po' più giù, abbiamo la 500, la hybrid, quindi le versioni a motore termico, la 500X, la 500L nelle sue varie declinazioni, la Panda e la Tipo, che non è stata ancora modificata nel configuratore perché qui in alto nelle schede trovate la nuova variante, la Fiat Tipo Cross, che purtroppo non possiamo ancora configurare. Ma direi che è il caso di risalire, tornare sulla Panda. Come vedete le tre anime, la Life, quella cittadina, la Cross, quella un po' più avventurosa, e la Sport, che è quella che andremo a configurare in questo video. Abbiamo un prezzo a partire da 15.500 euro con una rata mensile con FCA Bank da 299,50 euro e un tag di 9,69%, quindi selezioniamola. Ecco qui la Panda. La Sport, come vedete i cerchi più grandi, tutte quante le sue differenze rispetto ad una normale Fiat Panda che la rendono un po' più sportiva, leggermente più aggressiva. L'unica motorizzazione disponibile sulla nuova Panda Sport, almeno per ora, poi non sappiamo se Fiat adatterà anche alla Sport le motorizzazioni classiche, è la 1000 Hybrid 70 cavalli. Parliamo di un ibrido leggero, quindi un mild hybrid, abbinato al motore 1000 3 cilindri da appunto 70 cavalli, con un cambio meccanico, penso sia il manuale a 6 marce, ovviamente trazione anteriore, emissioni di CO2 secondo il ciclo NEDC di 89 grammi per chilometro nel misto e un consumo combinato di 3,9 litri su 100 km. Andiamo a configurarla. Ecco come si presenta nella sua versione base in rosso amore, questa colorazione pastello inclusa nel prezzo. Abbiamo un nero cinema, sempre pastello, che va un po' a confondere e a nascondere le protezioni laterali. Non so perché Fiat abbia deciso di mettere queste protezioni che sinceramente fanno molto più off-road. Guardate un po' a contrasto con il bianco gelato, sempre da 600 euro, ma questa è appunto la sua configurazione, se vogliamo un po' più economica. Vediamo un po' un grigio maestro, molto interessante, anche questo un contrasto che sinceramente non mi fa troppo impazzire, se devo esservi molto sincero. Grigio opaco metallizzato è quello che ricorda la configurazione di lancio a 900 euro. Abbiamo anche del bicolore con una configurazione con calotte degli specchi retrovisori in nero pastello. Proviamo ad aggiungerla, guardiamo un po'. Come vedete questa è la sua variante che mi ricorda soprattutto la Panda 100 HP e tenetelo a mente perché probabilmente sarà questa la configurazione che andremo a scegliere, ma per completezza vi mostro anche il bicolore con il grigio maestro, con il grigio opaco e anche con il rosso amore. Abbiamo appunto quindi la nostra scelta per 900 euro, questo bicolore bianco gelato e tetto nero. Guardate l'auto tutto intorno come cambia. Tra l'altro abbiamo le coperture per quanto riguarda i gruppi ottici posteriori che ricordano molto quelli della Panda Cross della scorsa generazione, ma prima di andare all'interno passiamo un po' alla configurazione dei cerchi. Abbiamo solo un cerchio disponibile, il design da 16 pollici, se vogliamo 4 petali, e quindi non ci resta altro da fare che lasciare questo con appunto il lettering di Panda a contrasto in rosso sul coprimozzo in nero. Per l'interno abbiamo un tessuto nero con le cuciture rosse e gli inserti in ecopelle, la plancia ha una fascia in color titanio, tutto quanto incluso a 0 euro, e come possiamo vedere abbiamo il display dello Uconnect 5 e qui i quadranti classici della Panda in analogico con il TFT in piccolo al centro. Andiamo un po' a dare uno sguardo ai pacchetti perché c'è un pack flex con l'abbattibilità dei sedili posteriori 60-40, il sedile del passeggero con il tavolino e appunto il kit 5 posti. Possiamo sceglierlo per 450 euro, che sinceramente è una configurazione niente male, e ci aggiunge l'accendisigari e i sovrattappeti anteriori e posteriori, totale di 450 euro con un prezzo che per adesso sta salendo. Come vedete appunto abbiamo raggiunto una configurazione a 5 posti. Abbiamo un pack safety con
con i sensori di parcheggio, il City Brake Control e anche gli specchi retrovisori elettrici. Per 450 euro direi che possiamo donare a questa nuova Panda un allestimento un po' più ricco, un po' alla pari con le concorrenti. E abbiamo anche il Pack City con sensori di parcheggio, specchi retrovisori elettrici, ma appunto manca il City Brake Control, quindi direi che appunto andremo solamente a togliere per 100 euro in meno questo sistema, che secondo me è molto molto utile. Possiamo aggiungere un Pack Defense che in questo periodo potrebbe essere molto molto importante, quindi un filtro per l'abitacolo più il purificatore per l'aria e la lampada UV. Secondo me è interessante soprattutto se portiamo spesso dei passeggeri estranei a bordo. È brutto da dire, ma ragazzi, in questo periodo nulla è più scontato e quindi direi di aggiungerlo per 299 euro. E infine, e qui torno sulla visuale esterna della vettura, possiamo aggiungere il Pack Pandemonio, che aggiunge le pinze freno rosse, il volante in pelle con le cuciture rosse e i vetri privacy. Ve lo faccio solo vedere, guardate un po'. Aggiunge anche quindi il volante polmone del cambio in pelle, i cristalli posteriori lunotto oscurati e le pinze freno rosse, per questo mix di questo pacchetto che ci fa risparmiare 170 euro al di là dei singoli optional che potremmo aggiungere. Guardate un po', la vettura si incattivisce leggermente. Vediamo un po' un dettaglio anche delle pinze rosse anteriori per i freni a disco anteriori e anche gli interni della vettura, con il volante con le cuciture in pelle e il pomello in pelle. Secondo me è molto interessante e andiamo a dare uno sguardo ai singoli optional. Possiamo aggiungere i servizi Mopar Connect, quindi lo Uconnect Live, però sinceramente non lo aggiungeremo per 310 euro. Abbiamo già la radio DAB con Android Auto e Apple CarPlay con lo schermo da 7 pollici all'interno. Per il cambio abbiamo di serie un cambio 6 marce manuale. Comfort e funzionalità potremmo aggiungere il clima automatico da 500 euro e secondo me su un'auto del genere che è usata molto in città ma appunto nella vita di tutti i giorni un clima automatico potrebbe essere molto utile e confortevole. La regolazione in altezza del sedile sinceramente non so quanto potrebbe servirci, dato che solitamente queste auto vengono usate per lo più in brevi spostamenti cittadini, sempre dalle stesse persone, almeno per quanto riguarda il guidatore, quindi la regolazione possiamo lasciarla com'è. Il kit comfort che ci aggiunge delle maniglie d'appiglio, le cinture anteriori regolabili in altezza e il portaocchiali da guida per 110 euro, utile ma non lo aggiungiamo. Utile per 41 euro lo aggiungiamo invece il filtro antipolline by Mopar. Abbiamo l'accendisigari, i sovrattappeti come detto, non aggiungeremo la maniglia di appiglio per il lato passeggero, abbiamo il telecomando per l'apertura e chiusura porte, la regolazione del volante in altezza, il clima manuale di base e gli alzacristalli elettrici anteriori, oltre all'1.8 termico, servosterzo elettrico, il poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, qui stiamo parlando proprio delle basi, i comandi al volante di serie, il sensore della temperatura esterna, lo start and stop, la luce per il vano bagagli e una 12 volt per la plancia. Andiamo a linee stile, abbiamo le pinze freno rosse già aggiunte, tutti questi accessori che abbiamo già aggiunto con il pack Pandemonio, le calotte degli specchi retrovisori nero pastello, quindi a contrasto, possiamo averle in tinta togliendo questo, se vogliamo, questo accessorio a 0 euro, le maniglie esterne in tinta e il paraurti in tinta. Infine la sicurezza, abbiamo gli airbag laterali anteriori a 310 euro come optional e li aggiungerei perché la sicurezza non è mai abbastanza, solo che questo ci fa togliere il sedile del passeggero abbattibile a tavolino e anche la configurazione a 5 posti, quindi per adesso io sono in dubbio, fatemi sapere nei commenti cosa aggiungereste e cosa rimuovereste. Per 275 euro abbiamo il fan di nebbia, aggiungiamolo per chi magari vive al nord dove la nebbia è più comune, né a Bari sicuramente non ne avremo bisogno. E sinceramente, essendo un'auto cittadina, il ruotino di scorta è poco probabile che lo utilizzeremo, quindi lo lasciamo perdere. Abbiamo l'ESP, la SR, l'HBA, l'Hill Holder, molto utile per le ripartenze in salita, il kit di riparazione degli pneumatici, l'airbag lato guidatore, lato passeggero, il window bag e anche il sensore di pressione degli pneumatici, ma come vi abbiamo mostrato in precedenti episodi di questa serie, il configuratore stesso di FCA ci dà l'opportunità di dare uno sguardo alle vetture in pronta consegna con delle configurazioni simili alla nostra. Perché? Perché ragazzi, siamo sinceri, abbiamo raggiunto un prezzo di 18.000 euro, 18.765 per una city car come la Panda. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi li vale. È un'auto certo interessante, che adesso è sempre più al passo con i tempi, ma nel grande disegno delle cose è pur sempre una city car, e 18.765 euro sarebbero troppi anche se fosse un'auto d'Oltralpe, con una rata mensile da 400 euro tondi tondi con FCA Bank e un tag di 9,30%. Quindi andiamo a un po' visionare le vetture in pronta consegna
simili a quella configurata da noi in questo episodio, e probabilmente le Sport non saranno disponibili. Oddio, in realtà sì, nonostante sia un'auto praticamente nuovissima, abbiamo già 17.245 euro, quindi oltre 1.000 euro in meno, un'auto con una configurazione molto simile, però ovviamente con un grigio scuro invece che la nostra con, vi faccio vedere un po' risalendo, con il bicolore che ci ricorda la famigerata e vecchia Panda 100 HP, ma come vedete appunto abbiamo per oltre 1.000 euro in meno tanti risultati che ci andrebbero a far risparmiare su un'auto che di base è la stessa. Mentre vi faccio rivedere la nostra configurazione, voglio sapere qui sotto nei commenti da voi cosa ne pensate, di come l'abbiamo configurata. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, inviateci nei messaggi diretti di Instagram e Facebook, vi basta cercarci con WeDrive.tv dovunque appunto le vostre personali configurazioni, e voglio sapere qui sotto nei commenti quali auto vorreste che configurassimo per voi nei prossimi episodi. Come restare aggiornati vi basta iscrivervi al nostro canale e cliccare sul campanello per ricevere le notifiche.